L'organizzazione e l'archiviazione dei cartamodelli sono fondamentali per creare capi personalizzati e ripetuti in tante originali varianti. In questo video scopriremo insieme diverse soluzioni per archiviare e gestire i cartamodelli e ti fornirò utili suggerimenti fino alla fine del video. Io sono Sara Poiese e in questo canale si parla di cucito. Se l'argomento ti interessa, iscriviti spuntando anche la campanellina. Nella descrizione del video, che trovi linkata qui sotto, puoi trovare anche i link a tutti i miei canali social: Instagram, Facebook, YouTube, il blog e la mia Academy. Ma ora torniamo a noi. Se la tua passione è il cucito e vuoi scoprire i segreti per organizzare i tuoi cartamodelli in modo efficace, allora questo video è perfetto per te. Ti svelerò il mio metodo che ti aiuterà a organizzare, ricalcare e identificare i tuoi cartamodelli e a creare un guardaroba unico e personalizzato. Ma non è tutto! Ti spiegherò anche trucchi e consigli pratici per rendere la tua organizzazione dei cartamodelli ancora più fluida e ispirata. Sono sicura che rimarrai a bocca aperta da quanto puoi ottenere organizzando i tuoi cartamodelli in modo intelligente. Preparati ad immergerti in un mondo di sartorialità, ordine e ispirazione. Buste trasparenti, l'archiviazione intelligente. Le buste trasparenti sono un'opzione pratica, a mio parere, e intelligente per archiviare i tuoi cartamodelli. Quando ricalchi i cartamodelli con la carta velina, è importante proteggerli da strappi accidentali o da mix indesiderati con altri modelli. Pertanto, inserisci ogni cartamodello nella sua busta trasparente dedicata. In questo modo potrai individuarli molto più facilmente. Inoltre, per ricordarti dei progetti completati, scatta una foto del capo finito e inseriscila nella busta trasparente insieme al cartamodello. Questo ti aiuterà a riconoscere il cartamodello e a ricordare il capo associato ad esso in futuro. Campioni di tessuto, un tocco di praticità. Per semplificare l'identificazione dei cartamodelli e dei relativi progetti, ti consiglio di tagliare dei campioni di tessuto che hai usato in ciascun modello. Taglia un piccolo pezzo di stoffa usato nel progetto e inseriscilo nella busta trasparente insieme al cartamodello. Ho fatto la gonna in Chanel blu, metto dentro un pezzettino di Chanel blu. Questo ti permetterà di visualizzare immediatamente il tessuto collegato al pattern e ti fornirà un'idea più chiara delle combinazioni di tessuto per i tuoi futuri capi. Ad esempio, ricorderai che per la giacca sfoderata hai già realizzato il progetto in versione jeans, in KD, in crepe e dunque, ora che hai visto i campioni di tessuto, sai che puoi realizzarle in un altro materiale o colore. Avrai anche una panoramica visiva delle tue scelte di tessuto, semplificando così il processo di selezione per i futuri progetti. Appunti e modifiche, ricordi utili. Mentre lavori su ogni cartamodello, prendi nota delle modifiche apportate sia alla vestibilità sia al fitting finale. Gli appunti dettagliati ti saranno di grande aiuto quando vorrai replicare un capo o quando vorrai apportare modifiche simili in futuro. Ricorda di inserire gli appunti nella busta trasparente insieme al cartamodello per tenerli sempre a portata di mano. Io appunto, per esempio, se ho allungato l'orlo della gonna di qualche centimetro extra rispetto alle istruzioni originali, così da ricordarmi la volta successiva che voglio cucire quella gonna, quali sono stati gli accorgimenti che ho adottato per realizzarla in quel preciso modo. Se hai domande o vuoi raccontarmi come tu organizzi i cartamodelli, lasciami un commento qui sotto. Ricordati anche di iscriverti al mio canale spuntando anche la campanella per ricevere ulteriori consigli e tutorial dal mondo del cucito.
Etichette e schede tecniche, un'organizzazione impeccabile. Per garantire un'organizzazione impeccabile, puoi incollare delle etichette da applicare alle buste trasparenti. Queste etichette dovrebbero contenere informazioni sintetiche importanti su, per esempio, il modello, la taglia del cartamodello ed eventuali note aggiuntive. In questo modo sarai in grado di individuare rapidamente il cartamodello desiderato e non dovrai cercare tra una montagna di buste trasparenti. Questo è il Burda 101, gennaio 2023, taglia 38, Chanel blu. Riviste cartacee e copie di sicurezza. Se utilizzi cartamodelli tratte dalle riviste di cucito, è una buona pratica fotocopiare la scheda tecnica del cartamodello o quantomeno il suo disegno tecnico con le istruzioni per i materiali consigliati. In questo modo preserverai l'originale cartaceo e avrai sempre a disposizione la tua versione di riferimento. Puoi inserire la copia nella busta trasparente insieme al cartamodello. Il foglio a tracciati. Non dimentichiamoci del foglio tracciati del cartamodello. È importante preservare l'originale e mantenerlo intatto per un uso futuro. Invece di evidenziare il modello della taglia direttamente sul foglio tracciati, ti consiglio di utilizzare la carta velina per cartamodelli. Ho aggiornato il mio Amazon Shop, che trovi linkato qui sotto nella descrizione del video, dove puoi trovare tanti strumenti utili che io utilizzo, come per esempio la carta velina per cartamodelli. Sovrapponila al foglio tracciati e ricalca il modello desiderato. In questo modo potrai preservare l'originale, che potrebbe essere utilizzato poi per ricalcare ulteriori modelli futuri, sia per te che per qualcun altro. La carta velina per cartamodelli è traslucida e leggera, permettendoti dunque di vedere chiaramente il modello sottostante senza danneggiarlo. Archiviare le riviste e i kit. Un altro aspetto fondamentale dell'organizzazione dei tuoi cartamodelli sono le riviste, come Burda, o i kit, come McCall's, Simplicity, Butterick, Vogue. Saper archiviarle con ordine ti permetterà di trovare facilmente kit o riviste quando ne hai bisogno. Se hai lo spazio disponibile, crea uno scaffale o una mensola appositamente per le tue riviste di cucito. Organizzale per marca e magari per ordine cronologico, in modo da poterle trovare rapidamente quando ne hai bisogno. Archivia tutti i Burda, separati da tutti la mia boutique, da tutti i modellina. Dunque archivierai i Burda in ordine di mese, per esempio tutto il gennaio, febbraio, marzo, aprile 2023, poi tutti i Burda del 2022, anch'essi organizzati per mese. Usa contenitori trasparenti per riporre invece i kit dei cartamodelli americani. In questo modo sarai in grado di vedere immediatamente il pattern contenuto in ciascun contenitore trasparente senza doverli aprire tutti. Organizza i pattern per categoria, abiti, pantaloni, per una ricerca ancora più efficiente. Se hai a disposizione una cassettiera, puoi inserire i pattern americani dentro la stessa, ordinando i pattern per tipologia. Tutti i pantaloni insieme, tutte le gonne insieme, tutti gli abiti insieme. Come catalogare gli argomenti? Crea un sistema di indicizzazioni o catalogazioni per tenere traccia delle tue riviste di cucito. Puoi creare per esempio un foglio Excel o un documento digitale in cui elenchi i brand delle riviste con le mensilità. Esempio, Burda gennaio 2023. Il tipo di modello interessato, pantalone, gonna, giacca. Il numero del modello, modello 101, modello 102. Questo ti aiuterà ad individuare rapidamente la rivista che stai cercando, eventualmente catalogando la tua ricerca anche per tipologia di capo d'abbigliamento, pantalone, gonna o che sia. Puoi elencare nel foglio di Excel i codici dei cartamodelli americani, dividendoli per categorie. Potrai così identificare facilmente e con immediatezza i pantaloni piuttosto che gli abiti. Ad esempio, una colonna per il brand McCall's, una colonna per il codice cartamodello, una colonna per il tipo di progetto, pantalone, abito o giacca che sia. Scansioni digitali. Se preferisci avere tutto in formato digitale, puoi considerare la possibilità di scansionare le tue riviste di cucito e conservarle su un hard disk o su un cloud. In questo modo avrai accesso immediato a tutte le tue riviste senza dover occupare uno spazio fisico.
Ricordati in tal caso di dare il nome giusto ad ogni file, esempio file Burda 2023 per tutte le scansioni che riguardano il Burda 2023. Spero di cuore che questi suggerimenti ti siano stati utili e ti abbiano ispirato nella creazione del tuo guardaroba fai da te. Ti ringrazio per avermi seguito in questo viaggio alla scoperta dell'organizzazione dei cartamodelli. Se hai ancora domande o vuoi raccontarmi come tu organizzi i cartamodelli, lasciami un commento qui sotto. Ricorda di iscriverti al mio canale spuntando anche la campanella per ricevere ulteriori consigli e ulteriori tutorial sul mondo del cucito. Un abbraccio sartoriale, Sara Poiese.